Tales by Love, episodio 1. Ovviamente, dovendo scegliere una storia da cui partire per iniziare questa rubrica, non potevo non scegliere la storia che sta dietro la foto, che secondo me è la foto più bella che abbia avuto la fortuna di scattare fino ad oggi. Sto parlando di questa foto qua. Questa foto è stata scattata qualche mese fa, a febbraio, durante il primo dei miei 2 tour in Islanda di questo inverno. È una foto un po' particolare perché arriva in un contesto praticamente unico, e cioè una settimana tra le peggiori in assoluto che io abbia mai trovato in tutta la mia vita, non solo in Islanda, ma in tutti i miei viaggi in generale, probabilmente anche nelle incarnazioni precedenti. Una settimana intera, vi giuro, una settimana intera di pioggia, vento, tempesta, nebbia, tutto quello che poteva andare male stava andando male. Aurora boreale, neanche a parlarne, vento a 140 km/h. Avete visto quel video dove mi tiro l'acqua addosso e l'acqua va via? E quella settimana lì, stiamo parlando di quei giorni là. Chiaramente anche le persone che viaggiavano con me iniziavano ad avere un pochettino di scoraggiamento, perché vai in Islanda con la speranza di vedere l'aurora boreale, magari di vedere la neve, e ti becchi pioggia per tutto il tempo, inizi a essere un pochettino scoraggiato, e io con loro obiettivamente, perché poi assorbi quel genere di emozioni. Poi una mattina verso la fine del viaggio, era forse il giorno prima della fine del viaggio, si diradano un pochettino le nuvole e sembra esserci un pochettino di tregua, e partiamo per questo trekking a Skaftafell. Skaftafell, per chi non lo sapesse, è un parco naturale del sud dell'Islanda. All'interno del parco ci sono un po' di sentieri possibili da percorrere, e decidiamo di percorrere quello che ci avrebbe portato a stare esattamente sopra una di queste lingue di ghiaccio molto belle, molto colorate. È così che con i miei ragazzi arriviamo davanti a questa roccia e vediamo questo bellissimo spettacolo. Ma quello che ha trasformato quel momento lì in un momento assolutamente indimenticabile, probabilmente nel momento migliore che io abbia vissuto in tutti i miei viaggi, è stata una chicca di un ragazzo che viaggiava con me. Questo ragazzo si chiama Michele. A un certo punto aveva le cuffiette, viene vicino a me e mi fa: Stefano, mi mette le cuffie. Stava ascoltando una canzone dei Sigur Rós, in particolar modo Godan Dagin, non so se si pronuncia così, comunque la canzone che state sentendo nel sottofondo di questo video. Prendo le cuffiette, faccio 2 passi, mi metto un pochettino da solo davanti a questo ghiacciaio, guardo il ghiaccio con questa musica e inizia a salirmi dentro veramente un calore, un'emozione, una cosa che veramente non si può descrivere, talmente forte che ho dovuto interrompere la musica, dire: fermi tutti, ragazzi, adunata, consentitemi di fare questo piccolo esperimento. Ci mettiamo tutti quanti vicini, facciamo partire questa canzone e ascoltiamo in silenzio guardando il ghiaccio, e basta, non facciamo nient'altro. Ci mettiamo lì davanti a questa immensa lingua di ghiaccio e iniziamo ad ascoltare questa canzone. Ora, è impossibile descrivere quello che abbiamo provato tutti quanti in quel momento, anche perché mentre ascoltavamo la canzone le nuvole si sono spostate e hanno fatto uscire per la prima volta il sole. Il sole nelle mattine di febbraio in Islanda non sale mai troppo sopra l'orizzonte, per cui c'è sempre questa luce molto calda che all'improvviso ha investito tutti noi, ma anche la lingua di ghiaccio che avevamo davanti, mentre ascoltavamo questa canzone in silenzio, senza dire una parola. Io in quel momento ho fatto un piccolo video col cellulare delle persone intorno a me per avere un mio ricordo personale di quel momento, perché è stato, vi assicuro, un qualcosa di straordinario. Alla fine della canzone qualcuno di noi stava piangendo. Io ero uno di quelli, ovviamente, perché sono un sentimentale, lo sapete. Ma al di là delle lacrime, la cosa che è stata veramente straordinaria, e che di fatto è il motivo di quelle lacrime mie e delle persone che stavano intorno a me, è che mentre vedevamo il sole spuntare dalle nuvole, nonostante avessimo alle spalle una settimana di una sfortuna incredibile, la maggior parte di noi ha avuto dentro di sé un sentimento di comunione con la natura, di comunione con l'universo, di fede, se vogliamo chiamarla così, che è stato qualcosa di indescrivibile. È stato uno di quei momenti della vita dove ti dici: cavoli, Dio esiste, c'è, ho le prove, cioè ho la prova qui davanti a me. Con questo non voglio andare a toccare delle tematiche teologiche, religiose, che non sono oggetto di questa rubrica. Semplicemente immaginatevi una scena un po' come Il Ciclone, quel film di Pieraccioni, dove dopo essersi trovati in casa nel loro cascinale queste donne bellissime, uno di loro andava in giro dicendo: Dio esiste, ora c'ho le prove. È stata una sensazione di questo tipo, talmente intensa, talmente forte, che nella mia personale memoria emotiva è rimasto il momento più bello in assoluto di tutti i miei viaggi. Ma è stato talmente intenso che quando poi ho dovuto salvare la fotografia come un file sul mio computer, non è che come al solito ho scelto il nome del posto o la data o un qualcosa che mi potesse ricordare dove ho scattato la determinata fotografia. L'ho semplicemente chiamata così: Dio esiste, perché è stata la cosa che veramente ha accomunato tutti noi in quel momento. E non c'è niente di più bello, quando sei a contatto con la natura, di avere questa sensazione dentro di te, cioè di essere piccolissimo, in estrema comunione con la natura, in estrema comunione con l'universo, e non importa niente se l'universo fino a una settimana prima non ha fatto altro che darti pioggia, vento, tempesta,
nebbia e quant'altro, perché quello che conta è la luce che vedi in quel momento lì. Ed è stata esattamente questa sensazione, resa ancora più intensa dal fatto che ero in compagnia di persone speciali, con una musica speciale in sottofondo, con un momento di transizione capitato veramente con un tempismo incredibile, dal nuvolo al sole, che ha fatto sì che questo momento non solo è stato uno dei momenti più intensi e più speciali di tutta la mia carriera di viaggiatore e di fotografo naturalista, ma in generale di tutta la mia vita.